Avete già preso posto? Benvenuti su Mania delle serie turche, la casa di chi non perde un colpo quando il cuore delle star inizia a parlare. Prima di tuffarci nel racconto di oggi, ricordate che il vostro sostegno conta, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché quello che stiamo per svelare è il dietro le quinte più discusso delle ultime settimane. Tutto ruota attorno a una coppia che, nel bene e nel male, riesce sempre a far parlare di sé, Can Yaman e Demet Özdemir. Da giorni il loro silenzio digitale incendia i commenti dei fan, con ipotesi, sospetti e sussurri che sono diventati ruggiti nei corridoi del gossip. Can Yaman è abituato a vivere sotto i riflettori, ma chi lo segue da tempo sa quanto tenga a difendere quella linea sottilissima tra la vita pubblica e la vita privata. Dall'altra parte c'è Demet Özdemir, amatissima e ascoltata sui social, regina di Instagram e TikTok, capace con un gesto, una frase, un sorriso di accendere migliaia di cuori. Eppure, qualcosa è cambiato. Il primo indizio? Da Capodanno in poi la coppia non è stata più vista insieme in alcun evento o locale. Nessun red carpet condiviso, nessuna cena rubata dai paparazzi, nessuna storia di coppia, nessuna foto con mani intrecciate sotto le luci della città. Silenzio. Un silenzio così netto da far drizzare le antenne a chi li segue ogni giorno. Che cosa significa questo silenzio? Che cosa si nasconde dietro la scelta di non esporsi, proprio loro che, pur con misura, non rifiutavano mai del tutto un momento di condivisione? Secondo quanto filtra da fonti vicinissime a Can, il punto non è l'amore, ma la scena. Non voglio vivere il mio sentimento in piazza, avrebbe confidato l'attore a chi gli sta davvero accanto, lasciando intendere che i confini della loro intimità si fossero fatti, a suo avviso, troppo permeabili. Il sottotesto è chiaro. Limitare i dettagli privati, proteggere quello che conta, impedire che ogni gesto venga analizzato, ingigantito, travisato. Per Demet, abituata a una relazione spontanea con i follower, il cambio di rotta è apparso a molti improvviso. Negli scorsi mesi non erano mancate piccole aperture, un accenno in una caption, una risata in video, un dettaglio sfuggito tra le righe e immediatamente decifrato dai fan. La naturalezza con cui Demet registrava il proprio quotidiano si è però trasformata in cautela. Da Capodanno, molte storie si sono fatte più neutre, più generiche, meno intime. E l'assenza di Can in quel racconto social, un tempo punteggiato da momenti teneri e ammiccamenti appena percettibili, è diventata l'argomento del giorno. Sui social il dibattito si è infiammato. C'è chi ha applaudito Can, lodandone la fermezza nel difendere il privato, e c'è chi ha letto la nuova discrezione di Demet come un segnale di allontanamento, quando invece potrebbe essere l'esatto contrario, una scelta consapevole di proteggere ciò che rimane prezioso proprio perché non viene sventolato. Le interpretazioni si moltiplicano. I commenti sono diventati un fiume che scorre in due direzioni opposte, da una parte, chi invoca il rispetto della loro riservatezza. Dall'altra, chi chiede risposte immediate, come se ogni amore dovesse dimostrare la propria esistenza postando una prova ogni 3 giorni. Dietro le quinte, filtrano voci secondo cui Can avrebbe espresso in modo chiaro un desiderio di misura. Niente sceneggiate pubbliche, niente confessioni a cuore aperto davanti alla platea infinita di internet. Non si tratterebbe di un diniego all'affetto dei fan, ma di una promessa fatta a se stesso e a Demet. Che la relazione, per quanto possa essere amata da chi guarda, non venga schiacciata dal peso dello sguardo altrui. Il ragionamento, dicono, è lineare, più si espone un sentimento, più si rischia che gli altri lo trasformino in un copione da interpretare, in un dibattito, in una piazza. E le piazze, quando urlano, sanno essere spietate. Ciò non significa che Demet abbia rinnegato il rapporto con la sua comunità digitale. Anzi, chi la conosce giura che tenga moltissimo a quell'abbraccio virtuale che non l'ha mai lasciata sola. Ma qualcosa è cambiato nella forma, didascalie più criptiche, riprese tagliate un attimo prima, sorrisi che restano per sé invece di essere prestati alla spettacolarità del feed. È come se Demet stesse cercando un nuovo equilibrio, uno in cui si possa continuare a dire ci sono senza dover aggiungere ci siamo ogni volta. Un equilibrio fatto di scelte minuziose, di stop e riprese, di tanti no a contenuti che,
fino a poche settimane fa, sarebbero passati senza pensarci due volte. La tensione, però, non nasce nel vuoto. Con nomi come i loro, ogni passo è sempre un passo in potenza pubblico. E allora basta che un invito a un evento venga declinato, che un tappeto rosso li veda separati, che una sera a casa prenda il posto di una serata tra amici, per accendere una catena di domande. Le voci parlano di una decisione meditata di non comparire insieme dopo Capodanno. Non una rottura, non un addio, ma una pausa dall'esposizione. Un modo per far tacere il brusio e ascoltare soltanto il suono, più basso e autentico, dei sentimenti. Le reazioni sono state immediate. Dimet non è più la stessa, chiedono alcuni, come se l'essenza di una persona fosse ancorata al numero di fotogrammi condivisi. Khan le ha dato un ultimatum? Insinuano altri, facendo della protezione un'imposizione senza sfumature. Eppure, chi ha orecchio per certe dinamiche intuisce che la questione è più delicata, è il tentativo di una coppia di sottrarsi a un meccanismo che, quando si alimenta da solo, non si ferma più. La domanda vera è un'altra. Un amore vissuto con più discrezione può rafforzarsi lontano dai riflettori, o rischia di sembrare mutuo a chi è abituato a sentirlo cantare ogni giorno? C'è un aspetto poco raccontato, ma fondamentale. Per Khan, questa non è la prima volta che l'equilibrio tra intimità e visibilità diventa materia scivolosa. Le esperienze passate lo hanno reso lucido nel riconoscere i segnali d'allarme, i titoli a effetto che travisano, le foto carpite nel momento sbagliato, i giudizi che diventano sentenze. E se in passato la pressione lo ha toccato, oggi sembra più determinato che mai a proteggere quello che ha con Dimet. Non per sottrarsi al pubblico, ma per tenergli testa con una scelta chiara, raccontare meno, vivere di più. Dall'altra parte, Dimet non vuole deludere una comunità che si fida di lei. Ed ecco il compromesso che si intravede dietro gli ultimi post, meno dettagli sulla sfera sentimentale, più spazio a progetti, amicizie, look, passi di danza, scorci di vita che parlano senza svelare. Sembra un accordo implicito, forse esplicitato tra loro con parole semplici e nette. La nostra storia è nostra, non lasciamo che i social la consumino. In questo gesto, per chi sa leggere, non c'è freddezza ma cura. Non c'è distanza, ma una prossimità che abbandona il racconto continuo per far posto al silenzio che nutre. Intanto la curiosità cresce. Gli addetti ai lavori annusano l'aria e la definiscono elettrica. C'è chi scommette che la linea della riservatezza durerà, chi invece prevede un ritorno misurato, magari con un'apparizione calibrata, un gesto sufficiente a placare le domande più insistenti. Le fonti più vicine parlano di serenità a dispetto del rumore. Dicono che Khan non ha alzato muri, ma confini, e che Dimet li ha rispettati scegliendo parole più attente, tempi più dilatati, immagini meno riconoscibili. Non per paura del giudizio, ma per la volontà di affermare che la vita reale non è una successione di stories. Si è parlato anche di apparizioni mancate a feste private, di inviti declinati, di uscite in gruppo ridotte al minimo. Tutto letto come un segnale che la coppia preferisca la penombra alla ribalta, almeno per ora. Eppure, nelle piccole cose, i fan più attenti colgono indizi che raccontano un'altra storia. Un bracciale ricomparso, una canzone condivisa a distanza di ore sui due profili, lo stesso tramonto visto da angolazioni diverse. Non prove da tribunale, ma tracce che, messe una accanto all'altra, compongono un mosaico dove l'assenza di clamore diventa la forma più elegante di presenza. Il dibattito non si ferma. Qualcuno sostiene che mettere un filtro tra sé e il mondo significhi arrendersi. Altri rispondono che, al contrario, per amare sul serio bisogna imparare a dire di no al palcoscenico. Nel mezzo, la realtà che spesso sfugge, il mestiere di chi vive di immagine chiede esposizione, la verità di chi ama chiede riparo. Tenere insieme le due cose è un'arte. E questa, forse, è la fase in cui Khan e Dimet stanno diventando maestri di misura, di pause, di sguardi scambiati fuori campo. Le ricostruzioni dei giornali di costume parlano di un confronto franco tra loro all'inizio dell'anno, una conversazione rimasta chiusa in una stanza dove si sono detti tutto senza testimoni. Lì, dicono,
Khan avrebbe spiegato con calma che non intende trasformare il sentimento in spettacolo, e Dimet avrebbe capito, scegliendo di non cancellare la sua voce, ma di modulare il volume. Non uno strappo, ma un accordo. Non un ultimatum, ma una bussola. Così arriviamo a oggi, dove ogni post diventa misura, ogni assenza domanda, ogni silenzio spazio per interpretazioni. Eppure, a guardare con attenzione, l'aria intorno a loro sembra meno pesante di quel che si racconta. L'eco dei pettegolezzi sbatte contro una porta chiusa con gentilezza, non con rabbia. E il fatto che poco trapeli è forse la prova migliore che la scelta di protezione sta funzionando. Il mistero non è una strategia per far parlare, ma un effetto collaterale del desiderio di non farsi travolgere. E voi, abituati a conoscere ogni dettaglio, come vivete questo cambio di passo? Vi rassicura pensare che l'amore, quando è vero, possa parlare anche senza la grammatica dei social? O vi manca quell'ombra di complicità digitale che rendeva le giornate più leggere? Le risposte arrivano ogni giorno nei commenti, tra chi tifa per un ritorno delle foto di coppia e chi, invece, ringrazia per l'esempio di discrezione. Qui su Mania delle serie turche continuiamo a osservare con rispetto e curiosità. Se appariranno di nuovo insieme, ve lo racconteremo. Se sceglieranno di tenere la rotta della riservatezza, ve lo racconteremo lo stesso. Perché, in fondo, questa storia parla di una sfida che riguarda tutti, celebri o no. Trovare il punto in cui il cuore può essere ascoltato senza essere messo in vetrina. Khan Yaman e Dimet Özdemir sembrano averlo fiutato e, passo dopo passo, stanno scegliendo la versione di sé che preferiscono. Per adesso, resta la sensazione che quella porta socchiusa sulla loro vita privata non sia un muro, ma una tenda leggera. Dietro, le voci non urlano, si parlano. E se non vediamo ogni abbraccio non significa che non ci sia. Significa, forse, che vale di più. Continuate a scriverci cosa pensate, a dirci se credete che questo silenzio li renderà più forti o soltanto più invisibili. Noi saremo qui, pronti a leggere, a raccontare, a mettere in fila i sussurri senza dimenticare che, spesso, il dettaglio che non si vede è proprio quello che regge tutta la scena. Ricordate di iscrivervi al canale, di mettere like e di attivare la campanella. Non è che l'inizio. Nelle prossime settimane terremo gli occhi aperti. Una foto, un evento, una frase rubata a un corridoio, qualunque segnale capace di illuminare il nuovo equilibrio di questa coppia. Perché se è vero che il pubblico chiede storie, è altrettanto vero che le storie più belle, a volte, sono quelle che sanno aspettare il momento giusto per farsi vedere.